Ciao a tutti e bentornati al podcast. Io sono Ben e oggi parliamo di qualcosa che divide il mondo in due categorie: chi adora farlo e chi lo sopporta a malapena, lo shopping. Lo shopping, in italiano usiamo direttamente la parola inglese, ma possiamo anche dire fare acquisti o fare spese. Tre modi per dire la stessa cosa. E con me oggi c'è la fantastica Monica, che sospetto appartenga decisamente alla prima categoria, quella di chi adora lo shopping. Benvenuta Monica. Ciao Ben, ciao a tutti. Hai ragione, mi hai già smascherata. Smascherata significa unmasked, scoperta. Sì, sono un'appassionata di shopping, ma non nel senso superficiale, è più complicato di così. Lo shopping per me è un'arte, una ricerca, quasi una filosofia. Una filosofia. Ecco perché ti invito sempre. Trasformi qualsiasi argomento in filosofia. Allora, Monica, partiamo subito. Sei una persona da centro commerciale o da negozi di quartiere? Negozi di quartiere, senza alcun dubbio. I centri commerciali mi danno ansia. Ansia è anxiety, quella sensazione di disagio. Troppa scelta, troppa gente, tutte le stesse catene internazionali ovunque. Preferisco perdermi nelle viuzze di un centro storico, entrare in piccoli negozi indipendenti, scoprire cose uniche. Capisco perfettamente. C'è qualcosa di diverso nell'esperienza. Il centro commerciale è efficiente, ma anonimo. Il negozietto di quartiere ha una storia, un'identità. Spesso il proprietario ti racconta la storia di ogni prodotto. Esatto, e in Italia questa differenza è ancora più marcata. Marcata significa pronounced, molto evidente. L'Italia è il paese dei piccoli negozi specializzati. La salumeria è a Delhi, il negozio di salumi e formaggi, la cartoleria, la drogheria è un negozio di alimentari generali, il negozio di stoffe. Ogni bottega ha la sua specialità e il suo carattere. Purtroppo molti stanno scomparendo. I grandi supermercati e l'e-commerce, il commercio online, stanno cambiando tutto. Ma per fortuna ci sono ancora tantissimi quartieri italiani dove questa cultura dei piccoli negozi resiste. Costruiamo il vocabolario dello shopping in italiano. Per chi studia la lingua e vuole fare acquisti in Italia, queste parole sono fondamentali. Monica, iniziamo dai luoghi. Dove si può fare shopping in italiano? Allora, il negozio è the shop, il termine generico. Il centro commerciale è the shopping mall. Il mercato o il mercatino è il market. Il mercatino all'aperto, spesso il sabato mattina, è un'istituzione. La boutique, parola francese usata anche in italiano, è un negozio di abbigliamento elegante. Il supermercato e l'ipermercato, super e hypermarket. L'ipermercato è più grande. E poi c'è la farmacia, the pharmacy, dove si comprano medicinali e prodotti per la salute. La profumeria, il negozio di profumi e cosmetici. La libreria, attenzione, la libreria in italiano è the bookshop, non la biblioteca. La biblioteca è the library. Questo è un errore classicissimo per chi impara l'italiano. La libreria biblioteca. Questa confusione causa tanti momenti imbarazzanti. Scusi, dov'è la libreria? E ti mandano in un posto dove non si compra niente. E il vocabolario dentro il negozio. Cosa dicono i clienti e i commessi? Il commesso o la commessa è the shop assistant, chi lavora nel negozio. Quando entri, spesso senti «Posso aiutarla? Can I help you?» E tu puoi rispondere «Sto solo guardando, grazie». Oppure «Cerco una camicia blu, taglia media». E come si chiede la taglia? Che taglia fa? What size are you? Oppure avete questa in taglia più grande? Do you have this in a bigger size? In Italia le taglie dell'abbigliamento sono diverse da quelle anglofone. Una taglia 42 italiana corrisponde circa a una small inglese. Questo crea confusione, quindi chiedere sempre è essenziale. E per provare i vestiti si dice «Posso provarlo? Can I try it on?» Il camerino è il fitting room, è dove si provano i vestiti. E se non va bene si chiede «Avete una taglia più piccola o più grande?» Perfetto. E il momento del pagamento, quanto costa? How much does it cost? Oppure qual è il prezzo? What is the price? Posso pagare con carta? Can I pay with card? Accettate bancomat? Do you accept debit card? E posso avere lo scontrino? Can I have the receipt? Lo scontrino è il receipt, il documento fiscale. Lo scontrino in Italia è importante, è obbligatorio per legge. I negozi devono darlo e i clienti dovrebbero conservarlo.
Se esci dal negozio senza scontrino e c'è un controllo fiscale fuori, possono essere problemi sia per te che per il negoziante. Esatto, in Italia la Guardia di Finanza, la Polizia Fiscale, può effettivamente fermarti appena fuori da un negozio per verificare che tu abbia lo scontrino. Non è frequentissimo, ma succede. Parliamo di una delle parole più belle della lingua italiana per gli appassionati di shopping: i saldi. I saldi, the sales. 2 volte all'anno in Italia ci sono i saldi stagionali. Stagionali significa seasonal, legati alle stagioni, che fanno impazzire letteralmente milioni di persone. I saldi estivi e i saldi invernali sono eventi culturali veri e propri. I saldi estivi iniziano a luglio, tradizionalmente dopo il 1° luglio, e i saldi invernali iniziano a gennaio, dopo l'Epifania. L'Epifania è il 6 gennaio, una festa importante in Italia. E gli italiani li prendono sul serio? Serissimo! C'è gente che si sveglia alle 6 di mattina il primo giorno dei saldi per essere tra i primi ad entrare nei negozi. Specialmente nelle grandi città, Milano, Roma, Firenze. Le code davanti ai negozi il mattino dei saldi sono leggendarie. 6 di mattina per i saldi. Questo è dedizione totale. E gli sconti sono davvero significativi? Dipende. Durante i saldi puoi trovare sconti dal 20 al 70%. Lo sconto è il discount, ma bisogna essere furbi. Furbi significa smart, clever. A volte i negozi alzano i prezzi poco prima dei saldi per poi fare lo sconto e tornare al prezzo normale. Per questo i veri appassionati di saldi tengono d'occhio i prezzi nelle settimane precedenti. Strategia, shopping come guerra tattica. E poi ci sono altre parole per le offerte? Sì, l'offerta speciale, special offer. Il saldo singolo indica anche un singolo articolo in sconto. Lo sconto del 30%, 30% discount. 3x2, buy 2, get 1 free. Letteralmente 3 prendene 2, paghi 2. Il prezzo ridotto è reduced price. E liquidazione. La liquidazione è a clearance sale, quando il negozio deve svuotare tutto il magazzino, spesso con sconti enormissimi. E i mercatini dell'usato, il vintage, stanno diventando sempre più popolari anche in Italia? Tantissimo. Il mercato dell'usato, usato significa second hand, e il vintage sono esplosi. C'è una generazione intera di giovani italiani che preferisce comprare vintage per ragioni sia economiche che etiche. La moda sostenibile. Sostenibile significa sustainable. Negozi come i mercatini di Porta Portese a Roma o il Naviglio Grande a Milano sono diventati mete di shopping cult. Porta Portese, quello è famoso anche fuori dall'Italia, vero? Famosissimo! È uno dei mercati delle pulci. Il mercato delle pulci è a flea market, il mercatino dell'usato all'aperto, più grandi d'Europa. La domenica mattina a Roma centinaia di bancarelle. Le bancarelle sono market stalls, con di tutto: vestiti vintage, mobili antichi, libri usati, vinili, oggetti d'antiquariato, gioielli. Un labirinto meraviglioso. Facciamo un dialogo simulato come abbiamo fatto con l'hotel. Questa volta simuliamo una situazione in un negozio di abbigliamento. Io faccio il commesso, tu fai la cliente. Pronti? Sempre pronta. E questa volta mi aspetto che tu sia un commesso credibile. Dai, inizia. Buongiorno, posso aiutarla? Buongiorno. Sì, cerco un vestito elegante per una cerimonia. Certo. Che tipo di cerimonia? Un matrimonio? Una cena di lavoro? Un matrimonio, sì. Qualcosa di elegante, ma non troppo formale. Perfetto. Che taglia porta? Di solito una 44, ma dipende dal modello. Capisco. Abbiamo questi modelli nuovi appena arrivati. Appena arrivati significa just arrived. Ha qualche preferenza di colore? Preferisco i colori tenui. Tenui means soft, muted. Niente colori troppo accesi. Allora le consiglio questo modello in cipria. Cipria è un rosa molto tenue, come powder pink. Oppure questo in azzurro chiaro, entrambi molto eleganti. Oh, il cipria è bellissimo. Posso provarlo? Certo, i camerini sono in fondo a destra. In fondo a destra means at the back on the right. È un po' stretto sulle spalle. Avete la taglia 46? Controllo subito. Sì, ce l'abbiamo, eccola. Perfetto, questa va molto meglio. Quanto costa? 180 euro, ma è in promozione questa settimana. In promozione means on special offer, quindi hai il 20% di sconto. Viene 144 euro. Ottimo, lo prendo. Posso pagare con carta?
Certamente. Vuole anche una borsa regalo? La borsa regalo è una gift bag o è per sé? È per me, grazie. Solo lo scontrino, per favore. Bravi! Avete sentito quanto vocabolario naturale in un dialogo brevissimo? Taglia, colori tenui, cipria, camerino, in promozione, borsa regalo, scontrino. E notate come ho usato vorrei e forme educate. In un negozio elegante la cortesia è fondamentale. Un cliente che entra e dice solo quello quanto costa, senza salutare, viene mal ricevuto. Il buongiorno, il per favore, il grazie sono la base dell'interazione commerciale italiana. Come compri Alienzeno? Non possiamo parlare di shopping nel 2024 senza affrontare il grande dibattito. Shopping online versus negozi fisici. Monica, da che parte stai? Bella domanda. Dipende molto da cosa compro. Per libri, elettronica, prodotti specifici che so già esattamente cosa voglio, online, senza dubbio. È comodo, spesso più economico e arriva a casa. Ma per vestiti, scarpe, profumi, cibo, preferisco sempre il negozio fisico. Perché questa distinzione? Perché per certe categorie di prodotti l'esperienza sensoriale è irrinunciabile. Irrinunciabile è something you can't give up. Indispensabile. Un profumo devi annusarlo. Annusare è smell. Non puoi capire se ti piace da uno schermo. Un vestito devi sentirlo sulla pelle, capire come cade, come si muove. Una scarpa devi calzarla. Calzare means to put on shoes e camminare. Assolutamente. E poi c'è l'esperienza umana. Entrare in un bel negozio, essere accolti bene, ricevere un consiglio da qualcuno che conosce i prodotti. Questo ha un valore che l'online non può replicare. Ma devo dire che l'e-commerce in Italia è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. L'e-commerce è il commercio elettronico, lo shopping online. La pandemia ha accelerato questo processo. Tante persone che prima non compravano online hanno iniziato per necessità e ora continuano per abitudine. E questo ha avuto un impatto enorme sui piccoli negozi. Molti hanno chiuso perché non riuscivano a competere con i prezzi e la comodità dell'online. È un cambiamento che ha aspetti positivi e negativi. Sì, e penso che la risposta non sia demonizzare l'online né ignorare i problemi che crea. La risposta è essere consumatori consapevoli. Consapevoli means aware, conscious. Scegliere quando ha senso comprare online e quando invece vale la pena means it's worth it, sostenere il negozio locale. Monica, tu usi spesso l'e-commerce italiano. Ci sono piattaforme specifiche italiane? Sì, oltre ad Amazon, che ormai è dappertutto, ci sono piattaforme italiane interessanti. Yoox per la moda di lusso e di tendenza, Zalando, che però è tedesco ma molto usato in Italia per abbigliamento generale, e poi i siti dei grandi marchi italiani che vendono direttamente, Gucci, Prada, Ferragamo, anche se comprare lusso online rimane un'esperienza diversa dall'entrare in boutique. Non possiamo parlare di shopping italiano senza toccare la moda. L'Italia è uno dei capitali mondiali della moda, insieme a Parigi, New York, Londra. Il Made in Italy è un marchio di qualità riconosciuto in tutto il mondo. Il Made in Italy non è solo un'etichetta, è una promessa di qualità, artigianato, design. Quando compri qualcosa con quella dicitura, stai comprando secoli di tradizione manifatturiera, saper fare. Il saper fare è know-how, la conoscenza pratica tramandata di generazione in generazione. Cosa rende la moda italiana così speciale rispetto alle altre? Intento il rapporto con i materiali. I materiali are the materials, i tessuti. L'Italia produce alcuni dei tessuti più pregiati al mondo. La lana di Biella in Piemonte, la seta di Como, il cuoio è leather, di Firenze. Questi territori hanno tradizioni produttive centenarie che danno qualità irriproducibile. Como per la seta, non lo sapevo. Pensavo che la seta fosse principalmente asiatica. L'Italia importa la materia prima dalla Cina e dal Giappone, ma la lavorazione, la tessitura, la tintura, la finitura raggiunge a Como livelli artigianali impossibili da imitare. I marchi di lusso di tutto il mondo usano i tessuti di Como. È un polo produttivo unico al mondo. E per chi vuole fare shopping di moda in Italia, quali città consiglia? Milano, ovviamente, è la capitale della moda italiana, con la famosa quadrilatero della moda. Il quadrilatero è un quadrilatero, una zona con 4 strade principali: via Monte Napoleone, via della Spiga, via Manzoni, Corso Venezia, dove si concentrano le boutique dei grandi stilisti. Ma anche Firenze, con le boutique intorno a via Tornaboni, e Roma, con via Condotti, vicino a Piazza di Spagna. E per chi ha un budget più limitato, non tutti possiamo permetterci via Monte Napoleone.
Assolutamente, per chi ha budget normale, come la maggior parte di noi. Ci sono i mercati vintage, i negozi di catene italiane di ottima qualità, come Zara, H&M, Mango. Ok, queste non sono italiane, ma sono presenti ovunque. E poi Benetton, OVS, Coin, che sono marchi italiani accessibili. E ovviamente i saldi, come abbiamo detto. Monica, ogni episodio ha la sua storia divertente. Cosa mi racconti di strano o imbarazzante vissuto mentre facevi shopping? Oddio, ne ho troppe. Quella più classica, ero in un negozio elegantissimo a Firenze, uno di quelli dove appena entri ti senti già a disagio perché tutto è troppo bello e costoso. La commessa mi segue con quello sguardo che fa sentire una spia in territorio nemico. Lo sguardo della commessa di lusso. Tutti lo conoscono. Esatto, allora io, per sembrare disinvolta significa casual, at ease, prendo in mano una borsetta bellissima per guardarla e naturalmente con la mia coordinazione leggendaria la faccio cadere. Non solo lei, ma trascino giù anche un'altra borsa dal display. Crash! 2 borse di pelle a terra in mezzo al silenzio totale del negozio. No, il silenzio del negozio di lusso violato dalle borse sul pavimento. La commessa ha fatto una faccia indescrivibile, tra il terrore, quelle borse valgono più del suo stipendio mensile, e il tentativo di rimanere professionale. Io me ne sono andata con la dignità lasciata sul pavimento insieme alle borse. Inutile dire che non ho comprato niente. La dignità lasciata sul pavimento. Io invece una volta mi sono trovato in una situazione imbarazzantissima al mercato. Stavo contrattando il prezzo, contrattare is to bargain, negoziare il prezzo, con un venditore per un paio di scarpe vintage. Avevo detto offro 20 euro e lui mi aveva offerto 30. Io rilancio a 22. E poi? A un certo punto arriva mia moglie, vede le scarpe, dice «Oh che belle, le prendo» e le paga 50 euro senza battere ciglio. Senza battere ciglio means without blinking, senza esitare. Al venditore che mi guardava con un sorriso enorme ho potuto solo alzare le mani e dire «La mia strategia era diversa». Il negoziatore sopraffatto dalla moglie. Questo è il classico dilemma dello shopping in coppia. 2 filosofie completamente opposte. Completamente. C'è chi contratta ogni centesimo e chi vede qualcosa che piace e lo compra senza pensarci. Nessuno dei due ha torto, ma insieme creano caos. Ultimi consigli pratici per chi vuole fare shopping in Italia come un locale, non come un turista. Monica, i tuoi top tips. Primo, imparate gli orari. In Italia molti negozi, specialmente al di fuori delle grandi città, chiudono a pranzo, tra la 1 e la 4 del pomeriggio circa. È la pausa pranzo, sacra e inviolabile. Arrivare a fare shopping alle 2:30 e trovare tutto chiuso è una delle grandi frustrazioni dei turisti stranieri. La pausa pranzo italiana, un'istituzione. Secondo consiglio, Usate sempre il saluto. Entrare in un negozio senza dire buongiorno o buonasera è considerato maleducato in Italia. Non è come in alcuni paesi dove puoi entrare, guardare e uscire in silenzio. L'interazione sociale è parte del contratto implicito. Un sorriso e un buongiorno aprono 1000 porte. aggiungo, terzo consiglio, non abbiate paura di chiedere il prezzo o di dire ci devo pensare. Ci devo pensare means I need to think about it. In Italia non siete obbligati a comprare solo perché avete provato qualcosa o avete fatto domande. Il commesso capisce. Quarto, al mercato si può spesso contrattare, specialmente per oggetti di artigianato, articoli usati, souvenir. Nei negozi normali invece il prezzo è fisso. Il prezzo è fisso means the price is fixed. Non provate a contrattare da Zara. Signore, mi fai lo sconto sul maglione? Signore, si accomodi all'uscita. E quinto consiglio? Conservate sempre gli scontrini se potete voler fare un cambio. Il cambio è un exchange o un reso. Il reso è un return. La legge italiana prevede che i negozi non siano obbligati ad accettare resi se il prodotto non è difettoso. Difettoso means defective, rotto. Quindi alcune boutique non fanno resi, solo cambi. Chiedete sempre prima di comprare se accettano resi. Importantissimo, specialmente per gli acquisti costosi. Sempre chiedere la politica di reso prima di comprare. Monica, siamo arrivati alla fine di questo episodio super pratico e divertente. Dal vocabolario base ai saldi, dal dialogo simulato alle storie di borse cadute e mogli che sabotano le trattative, abbiamo coperto tutto. Qual è il tuo messaggio finale? Direi
direi questo: lo shopping non è solo un atto commerciale, è un modo per conoscere una cultura. Quando entri in un piccolo negozio italiano, stai entrando in una storia, in una tradizione. Il salumiere che ti spiega da dove viene il prosciutto, la libraia che ti consiglia un libro di un autore locale, la sarta che aggiusta il vestito con cura artigianale. Questi momenti dicono più di qualsiasi guida turistica. Bellissimo. Lo shopping come porta d'accesso alla cultura locale. Non il centro commerciale globale identico ovunque, ma il negozio con anima. Io aggiungerei: imparate 10 parole di vocabolario dello shopping prima di arrivare in Italia. Non deve essere perfetto, anche solo quanto costa. Posso provarlo? Grazie, ci penso. Cambierà completamente come venite accolti. Verissimo. E ricordate, i saldi di gennaio e luglio sono esperienze da vivere almeno una volta nella vita, con il giusto spirito di avventura e le scarpe comode. Le scarpe comode per i saldi. Consiglio praticissimo e spesso ignorato. Grazie Monica per questa conversazione meravigliosa. Grazie a tutti gli ascoltatori per essere qui. Gli ascoltatori, voi già sapete come si dice. Iscrivetevi, condividete, lasciate una recensione e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti e la prossima volta che siete in un negozio italiano, sorridete, salutate e non abbiate paura di fare errori. Gli italiani vi ameranno per averci provato. Ciao a tutti! Ciao, a presto!